Cuore e cervello di ogni impianto fotovoltaico, oggi vi parlo del nuovo sistema Sungrow trifase della serie SHT con le sue batterie qui sotto SBH. Ciao a tutti e bentornati su andreapiccinelli.net. Oggi vi parlo un po' meglio del gruppo inverter e batterie del mio impianto fotovoltaico. Si tratta dell'ultima serie trifase di inverter Sungrow, di cui abbiamo parlato anche in fiera, che oltre a essere ovviamente una certezza, una sicurezza a livello di brand, perché parliamo del brand numero 1 al mondo nella produzione di inverter, come vedremo ci consente anche un paio di soluzioni fuori dal comune. Ecco, partiamo dall'inverter. La serie SHT è la nuova serie trifase di Sungrow per gli impianti, diciamo, del terziario, perché è una gamma ibrida con potenze che vanno dai 15 ai 25 kW, potenze che si addicono molto sicuramente al settore terziario, ma che possono essere comode sia per un domestico full electric come è la mia casa, fino a utenze che in realtà possono essere anche commerciali o piccoli industriali. Tre cose che io apprezzo particolarmente di questo inverter: 3 MPPT oltre all'ingresso batteria, una soluzione non comune a queste potenze. Diciamo che fino ai 20-30 kW si vedono veramente pochi inverter con più di 2 MPPT. Invece con questi 3 inseguitori di punto di massimo rendimento si ha la possibilità, come nel mio caso, di sfruttare anche 3 diversi irraggiamenti. Come abbiamo visto, il mio tetto ha 3 esposizioni diverse che possono essere considerate est, ovest e sud. Un inverter a 3 MPPT è perfetto per poter separare queste 3 esposizioni e garantire il massimo rendimento in ogni ora della giornata, in ogni fase della giornata, dalla mattina, dalle ore centrali e la sera. Secondo punto, il backup. La serie SHT di Sungrow ha l'uscita backup che fornisce il 100% della potenza nominale e con un tempo di commutazione inferiore ai 10 millisecondi permette una configurazione molto più semplice del full backup che vedremo dopo. Infine, il terzo punto che apprezzo particolarmente di questo inverter è l'interfaccia utente dell'applicazione che ha 2 profili di utenza, l'utenza user nel senso di cliente finale, e il profilo installatore. Già nella parte user ci sono dei settaggi molto utili, molto dettagliati, ma entrando con l'account installatore si può praticamente gestire qualsiasi parametro dell'inverter anche da remoto. Alcune impostazioni non so nemmeno io a cosa servono, ma riprendo il blocco e passiamo alla scheda tecnica. Parliamo proprio del mio inverter, quindi è un SH15T, inverter da 15 kW in questo caso, potenza nominale 15 kW, potenza massima di ingresso in DC 30 kW, quindi può gestire un campo fotovoltaico di potenza doppia rispetto alla sua nominale, potenza di carica 30 kW per le batterie, potenza di scarica 15 kW. Come vi dicevo prima, 100% della potenza nominale in scarica. Potenza massima, qua c'è un dato assurdo, potenza massima in backup con rete 43 kW, quindi l'uscita backup può fornire fino a 43 kW sfruttando sia il fotovoltaico che la rete. Potenza in backup invece senza la rete 25,5 kW, quindi praticamente ha una potenza istantanea in backup più alta di quella che è la sua potenza nominale. È qualcosa di mostruoso. In pratica, se prendo l'energia dall'uscita normale, diciamo, posso avere fino a 15 kW dall'inverter. Se invece la prendo dal backup, che fino a poco tempo fa era una piccola uscita, spesso limitata a 1 kW, 2 kW, 3 kW, in questo caso può fornirmi più di quello che mi fornisce dall'uscita normale. Rendimento europeo 97,6%, dimensioni tutto sommato contenute con 620 di larghezza per 480 di altezza e 245 di profondità. 245 compresa la piastrona dietro di dissipazione e la piastra di fissaggio, che è sicuramente una soluzione molto pratica per l'installatore. Non è leggerissimo, pesa 38 kg, però vi posso assicurare, avendo visto la fase di installazione, che con la staffa sul retro è estremamente facile da montare.
perché si fissa la piastra e poi semplicemente si prende l'inverter e si appoggia su questa piastra fatta quasi a mensola, che viene poi fissata con una vite di qua, una vite di là e mi sembra anche una vite sotto, non lo so, non mi ricordo, e lui è solido. Vi faccio vedere la staffa. In pratica l'inverter va appoggiato qui, viene messa la vite qua per fermarlo completamente, lui è a posto. Ormai che siamo qua vi faccio vedere anche il grosso dissipatore che c'è qui dietro, la griglia di dissipazione, il display con il touch che permette di scorrere i vari parametri istantanei. Ovviamente adesso siamo verso il tardo pomeriggio, quindi è comprensibile che sia molto bassa la produzione. Sul lato di qua il collegamento di terra e sotto invece abbiamo tutti i connettori, l'interruttore principale MPPT1, MPPT2, MPPT3, che in questo caso ha solo una coppia di connettori. I primi due MPPT hanno 2 ingressi, l'ultimo ne ha solo uno, perché l'ingresso finale è quello riservato alla batteria. E poi abbiamo l'ingresso AC, uscita del backup, le uscite dati per il meter e infine l'interfaccia wifi per collegarlo alla rete. Dimenticavo, uno di questi 2 cavi, adesso non mi ricordo quale, va alla batteria qui sotto. Pacco batterie che ormai che facciamo il tour guardiamo direttamente. Questo è un pacco batterie da 10 kWh, 2 moduli da 5 con il BMS sopra. Qua c'è l'interruttore di sicurezza del BMS che viene protetto da questo coperchio magnetico con 5-6 magneti che si appoggiano direttamente alla scatola del BMS. Connettori diretti dall'inverter, non ci sono connettori MC4 standardizzati, vanno cablati direttamente, sono proprietari, però una volta cablati è possibile collegare e scollegare il tutto molto rapidamente. Quindi sono delle connessioni che vanno fatte una tantum. Per finire il tour della batteria abbiamo questi LED che sono a tacche e danno l'indicazione di quella che è la carica della batteria. In questo momento è al 100%, man mano che si scarica si spengono questi LED blu. Allora, adesso mi metto così magari la vedete meglio. Eccoci, allora, batteria Sungrow SBH100, la nuova serie SBH di Sungrow, modulare, batteria al litio ovviamente. Nel mio caso parliamo del modello appunto SBH100 perché ha 2 moduli da 5 kWh l'uno e quindi abbiamo un pacco batterie da 10 kWh. Questi sono 2 moduli, ma questa torre può arrivare a 8 per un totale per ogni BMS di 40 kWh massimi. Batterie molto semplici da montare, sono moduli che arrivano ognuno in un suo scatolone, basta semplicemente impilare i moduli uno sull'altro. Vedete che c'è il coperchio magnetico e tutti i moduli hanno queste maniglie per essere facilmente sollevati e trasportati. Basta metterli uno sull'altro e hanno i connettori diretti nel case, quindi non c'è bisogno di collegare un modulo all'altro con dei cavi, hanno dei connettori che si incastrano direttamente una volta sovrapposti. L'unica cosa extra è il collegamento iniziale dei connettori dal BMS agli inverter, un collegamento proprietario di Sungrow, non è uno standard tipo MC4 eccetera, però una volta completato il collegamento ovviamente dopo riuscite a attaccare e staccare senza problemi tutto insieme. Vediamo qualche altro dato da scheda tecnica. Ovviamente celle al litio ferrofosfato, tensione nominale che a seconda della taglia, a seconda del numero di moduli, va da 140,8 a 563,2 volt, fino a 50 A di scarica continua. DOD, profondità di scarica, che può arrivare al 100%, ma è impostabile, quindi potete scegliere fino a che percentuale di scarica deve andare la batteria. Di default o
controllato nelle opzioni, è impostato al 5% per le emergenze. Intervallo di temperatura di carica da 0 a 50 gradi centigradi. La scarica può avvenire dai meno 20 a 50, quindi anche col ghiaccio, con temperature sotto zero può funzionare la scarica della batteria. Altitudine di funzionamento, questo non l'avevo mai notato nelle schede tecniche, altitudine di funzionamento fino a 2000 metri, quindi fino alle nevi perenni la batteria funziona. Grado di protezione IP55. Vi ho parlato di facilità di installazione, questa volta sono molto contento di aver potuto essere sul campo e aver potuto chiedere un'opinione diretta a chi l'inverter lo stava proprio montando. I due installatori di Solare Sociale, una delle aziende con cui collaboro, con anni di esperienza, che hanno visto un po' quasi tutte le marche. Mentre finiscono di cablare, vado a rompere le scatole a Paolo e Matteo di Solare Sociale, che stanno montando l'impianto, e gli chiedo un po' di impressioni a caldo, molto caldo, vero? Sui nuovi inverter e batterie Sungrow. Allora, partiamo dalla batteria. Batteria facile da montare, intuitiva, elegante, bella anche da vedere. A parte il coperchio che è solo calamitato e stona con il colore della batteria. ma c'è il dettaglio. Va bene, ok, questo è. Il coperchio calamitato, che è quello lì. Un po' fragilino. Non ti dà troppa sicurezza, insomma. Il resto ottimo prodotto. Quindi è che è facile, pesante perché sono 50 kg ogni modulo, però si riesce a muovere bene. Poi invece inverter da 15 SH 15T, facilità di installazione, di montaggio iniziale. Sì, anche lui intuitivo, facile da installare, connettori semplici, in esso dei fili sia della batteria che della parte alternata dell'inverter sono facili. Anche la staffa Sì. era abbastanza facile. Ottima idea la staffa di allontanamento dal muro per quanto riguarda per la dissipazione. Ottimo, l'inverter è più stabile. Bene, grazie. Invece le misure del tetto tornavano, visto che le ho fatte con Scanifly. Sì, andavano bene, sì. Ok. Bene, adesso finiamo di montare, poi configuriamo. Grazie ragazzi. Qualcosa si muove. Eccoci qua, lasciatemi salutare e ringraziare Paolo e Matteo che hanno partecipato alle riprese. È stato sicuramente molto interessante seguire passo passo tutta l'installazione e sentire anche i loro pareri da installatori. Sono qui in studio perché, come promesso, voglio spiegarvi due possibilità speciali che derivano dal super backup degli inverter SHT. Entrambe derivano dalla possibilità del backup di erogare praticamente di più di quello che potremmo avere dall'uscita normale. Ecco che quindi la prima possibilità è quella di avere tutta la casa sotto l'uscita backup. Questo supera i limiti dei due principali schemi di collegamento di backup che si sono visti negli inverter negli ultimi anni. Il backup parziale, che essendo parziale permetteva di avere una linea dedicata al backup e quindi al limite di costringere a una scelta, a scegliere quali carichi inserire sotto quella linea preferenziale,
locale e quindi quando va via la luce si ha solo una parte delle utenze ancora disponibili. Ecco, con lo schema di collegamento che vi ho mostrato non è più necessario scegliere quali utenze servono e quali non servono, che poi ci si trova sempre a escluderne una e magari è proprio quella che vi serve in quel giorno che prendono la luce. L'altro schema tipico è il full backup classico, che attraverso un quadro di backup scollega fisicamente l'impianto elettrico, compreso il fotovoltaico, dalla rete e quindi trasforma l'impianto in un impianto off-grid. Questo risolve il problema del selezionare i carichi privilegiati di prima, però è un intervento abbastanza invasivo e ne ho visti pochi sinceramente, perché comunque si tratta di interventi costosi, perché bisogna aggiungere un quadro che ha una sua logica di funzionamento, degli automatismi eccetera, che sono fuori dall'inverter, quindi serve anche trovare lo spazio per questo quadro di backup e quindi è una soluzione molto più complessa e costosa rispetto al collegare il generale di casa sotto l'uscita backup dell'inverter e lasciare fare alla logica interna dell'inverter il meccanismo di disconnessione dalla rete e alimentazione in backup. L'unico contro che ho riscontrato e che quindi vi suggerisco di risolvere subito mentre progettate l'impianto è il fatto che se l'inverter va in guasto, avendo l'intera casa sotto l'uscita backup, la casa non è alimentata, però è una problematica facilmente risolvibile aggiungendo uno switch manuale, quindi nel momento in cui per sfiga l'inverter è guasto si va a commutare la linea da inverter a rete e avete già risolto questo problema. Chiaramente lo schema che ho adottato io è una possibilità in più. Suggerisco ai tecnici di Sungrow di aggiungere il bypass manuale dell'inverter, sarebbe proprio la chiusura del cerchio. La seconda possibilità offerta da questo, passatemi il termine, easy full backup è l'esperienza off-grid soft. Ecco, se siete di quelli che aspirano a scollegarsi totalmente dalla rete elettrica, chiudere la propria fornitura di energia e vivere off-grid, vivere solo con il fotovoltaico e le batterie, vi consiglio questo sistema, l'inverter SHT con le batterie, per fare i primi tentativi, per fare le prime esperienze di quello che vuol dire veramente vivere senza le possibilità offerte dalla rete elettrica. Perché ve lo consiglio? Perché l'inverter Sungrow SHT può essere usato anche come inverter off-grid, però è un inverter grid connected, quindi avete la possibilità, se volete, di provarlo scollegati dalla rete, ma senza dover fare le scelte drastiche di chiudere la fornitura, comprare un inverter off-grid, perché la maggior parte degli inverter off-grid sono solo off-grid, e ritrovarvi magari a un certo punto che vi pentite della scelta o vi ritrovate senza luce. Tra l'altro, utilizzando lo schema di collegamento che vi ho dato, potete fare questa cosa direttamente senza andare a fare modifiche di configurazione, nel senso che ne ho avuto esperienza questa settimana. Ci sono stati dei lavori sulla rete elettrica e sono durati dalle 8:30 alle 3:30 del pomeriggio. In quel lasso di tempo lì l'inverter è stato staccato lato Enel e ha continuato tranquillamente a funzionare dall'uscita backup, quindi non c'è neanche bisogno di fare il passaggio alla configurazione off-grid, perché quando le batterie sono cariche, se l'inverter non sente tensione di rete, stacca il lato tensione di rete, però come è normale continua a erogare dall'uscita backup finché c'è carica delle batterie o alimentazione del fotovoltaico. Ecco, devo dire che sono rimasto piacevolmente sorpreso, perché siamo ai primi di novembre e la giornata era di sole, quindi siamo stati fortunati, però avevo caricato le batterie da 10 kWh al 100% per arrivare dalle 8:30 alla fine della giornata, però ho visto con piacere che con la giornata di sole in pratica le batterie non si sono mai scaricate. Abbiamo vissuto in casa tranquillamente con pompa di calore accesa, lavatrice, asciugatrice, aspirapolvere, insomma abbiamo usato la casa come la usiamo di solito e senza contributo dalla rete, completamente staccati perché la rete era scollegata. Dalle 8:30 alle 3:30 di pomeriggio non abbiamo consumato minimamente la batteria, siamo andati praticamente solo con l'energia dal fotovoltaico. Questo è un dato che non mi aspettavo, ma che mi lascia piacevolmente sorpreso, per dirvi che l'autosufficienza non è poi così lontana. Ecco, chissà che non ci sarà modo anche con queste possibilità di provare anche noi la vita off-grid.
Chiudo questa recensione super approfondita, incrociata con un video esperienziale, insomma spero che vi sia piaciuto questo video, con un feedback sull'assistenza SunGrow. Feedback diretto perché ho avuto bisogno dell'assistenza 2 volte e mi sono trovato veramente bene. In pratica all'inizio, montato l'impianto, c'era una problematica con la misurazione dell'energia immessa e prelevata, eccetera. Ho telefonato all'assistenza SunGrow e in un quarto d'ora al telefono abbiamo risolto la problematica, io invertendo i TA e il tecnico dell'assistenza andando a controllare da remoto i parametri dell'inverter. Stessa cosa, stessa semplicità e stessa competenza ho trovato una settimana fa quando ho avuto la bella idea di fare un aggiornamento, perché c'era un aggiornamento che si poteva fare nel firmware dell'inverter, solo che non ho avuto pazienza, insomma non so cosa ho fatto del casino con l'aggiornamento, avevo impallato tutto, ho chiamato l'assistenza e anche lì, dopo essere riuscito a ricollegare l'inverter a internet, loro da remoto sono riusciti in meno di mezz'ora a rimettere tutto a posto e a rimettere in funzione tutto. So che hanno investito molto sul servizio di assistenza anche in Italia e devo dire che ho avuto anch'io un'ottima esperienza anche per quanto riguarda l'assistenza tecnica. Riassumendo, a distanza di 4-5 mesi di utilizzo dell'impianto non posso che dirvi di essere soddisfatto e contento della scelta che ho fatto e consigliarvi questo sistema inverter SHT più batterie SVH per un ventaglio molto ampio di ambiti, da residenziale, dalla casa totalmente elettrica, al negozio, al piccolo industriale e anche per gli uffici, dato che il tempo di commutazione da normale a backup è pari a quello dei normali UPS da ufficio. Non perdetevi i prossimi video della serie in cui parleremo dei moduli che ho usato nel mio impianto e inizieremo a approcciarci anche al mondo dei veicoli elettrici parlando del caricabatterie che utilizzo per la mia auto elettrica. Grazie come sempre dell'attenzione e un saluto da andreapiccinelli.net.